nei neonati e nei bambini sembra assolutamente poco grave. La casistica scientifica più grossa pubblicata in un giornale molto autorevole di 200 bambini cinesi, la stragrande maggioranza aveva documentata una sintomatologia lievissima. Purtroppo ci sono stati 3 decessi su questi 200 bambini, ma tutti e 3 bambini che avevano delle malattie molto gravi già a priori. Fondamentale però da capire è se i bambini la malattia la prendono ma è molto poco grave o proprio non la prendono. Questo bisognerà capirlo con i test sierologici nei prossimi mesi. In tutta Italia ci sono stati casi di neonati nati da mamma positiva, anche nel nostro ospedale ne abbiamo alcuni. Capire primo se un neonato si può infettare dalla mamma proprio durante la gravidanza è stata la prima domanda di tutti noi neonatologi. Al momento sembrerebbe molto improbabile, però i numeri sono ancora piccoli. Proprio settimana scorsa è uscito un report, 33 donne cinesi positive al coronavirus che hanno partorito, e di queste 3 donne hanno partorito un bambino che in seconda giornata di vita era già positivo. Quindi sembrerebbe possibile contrarre il coronavirus o durante il parto o subito dopo il parto o appena prima del parto. Questo è da stabilire. Comunque sia, erano neonati con sintomi molto lievi. Sembra che in età giovanile, diciamo così, qualunque essa sia, fino ai 18 anni, no, fino ai 10 anni, causi molti pochi problemi, per fortuna. Ne parlavamo proprio ieri di questa storia, cioè questo è un paese in cui se tu metti un limite ad A, la gente si prende A più B. Il limite deve essere il più stretto possibile, tanto le eccezioni e i furgoni ci sono sempre. Se tu già abbassi il limite, hai perso sul fronte della credibilità, hai perso sul fronte di convincere la gente. Cioè, poi se sono in giro con mio figlio e becco il poliziotto, glielo provo a spiegare perché sono in giro e magari io singolo la faccio franca. Ma se metti la regola potete farlo tutti, è la fine. Proprio perché non sappiamo se poi tutti i bambini sono positivi, cioè il bimbo A gioca col bimbo B e la famiglia del bimbo A è positiva 2 giorni dopo. Vabbè, scusa, ti ho interrotto. Le regole sono queste, fine, non è che ne tiriamo fuori una ogni giorno. Fino al 10 maggio così, al 10 maggio ci sediamo attorno a un tavolo e ci pensiamo. Ma perché nessuno ha voglia di continuare così, Io esatto, e io come marito, altro che come medico, assolutamente. Il mio è stato un 22enne. Se l'è vista brutta, ma ce l'ha fatta. L'abbiamo dimesso ormai, credo, 10 giorni fa. Tutti veramente molto contenti. Ogni volta è un successo, è emozionante. Tutti i pazienti che siamo riusciti a mandare via dall'incubo, quelli sono la cosa più bella. Però in particolare ne racconto una. Il compagno di una conoscente ricoverato da me in terapia intensiva, e che quindi quando davo le notizie sentivo direttamente lei al telefono, e quando si è svegliato ed era poco prima di arrivare al momento di togliergli il tubo, quindi noi iniziamo a svegliare un po' i pazienti e vediamo che vanno sempre meglio, e allora gli ho detto: sto per andare fuori e chiamerò la tua compagna, cosa vuoi che gli dica? Gli ho detto tanto amore, lui mi fa sì con la testa, col tubo non poteva parlare, quindi a Jessie gli ho detto: gli posso dire tanto amore? Lui mi fa sì e mi ha detto grazie. Uno dei momenti più emozionanti, insomma, bello, molto bello. Sorrideva con il tubo, quindi c'è, nel senso, per quello che riesce a fare le emozioni umane, insomma, quelle che riescono a fare le emozioni umane. E la sua compagna fuori, scoppiata in lacrime, perché dal sentirsi ogni giorno, guarda che potrebbe anche peggiorare ulteriormente. Noi ci alterniamo a parlare con i parenti dei nostri pazienti e devo dire che è il momento più difficile in assoluto. Io cerco sempre di dire la verità, di spiegare il meglio possibile, e i nostri pazienti sono praticamente in anestesia generale, intubati, e la famiglia ti chiede: ti prego, lo so che anche se è addormentato puoi dirgli che gli vogliamo bene, che lo aspettiamo. Ti affidano qualsiasi cosa, è come abbandonare una persona degli estranei e tu non sai veramente che cosa sta succedendo. Cerco di immedesimarmi e mi chiedo che cosa vorrei che mi dicessero, in che modo vorrebbero sentirselo dire, soprattutto poi quando vanno male, comunicarlo e sapere che loro non possono neanche vederlo. Devo dire che fa star male anche me. Non è relativa a pazienti, ma è relativa a colleghi. Un'esperienza brutta che mi sta segnando molto, non avendo io per fortuna pazienti gravi, è che questi momenti di tensione tirano fuori a volte delle cose non piacevolissime da parte di persone che magari
credevi un pochino diversi. Nessuno di noi è colpito, ma solamente la paura di questa malattia o di che non fa venire fuori solo le cose belle. Questa malattia stacca le persone, le separa dai propri cari, separa le mamme dai bambini, separa i parenti attraverso un vetro, e questa è una cosa che non accade con tutte le malattie, è tipico delle malattie infettive, che noi però nel nostro mondo avevamo sostanzialmente dimenticato. Si muore ormai o di vecchiaia o di multimalattia o di incidente o di tumore. Un'esperienza brutta che mi ha colpito, una mia amica che un giorno, 2 settimane fa, mi scrive un messaggio: Carlo, ieri sera hanno portato via mia nonna e non sappiamo dov'è, puoi darmi una mano? E quindi io mi sono fatto dare il nome e la data di nascita, ho mandato un messaggio a lei che lavora con gli adulti, lei ha mandato un messaggio sui vari gruppi di WhatsApp tra colleghi e alla fine abbiamo trovato questa nonna in un reparto di un ospedale milanese. Non sai dov'è tua nonna in una città come Milano. Chi è impegnato a curare non ha tempo di andare a capire chi è quella signora, fare la telefonata al nipote, eccetera, eccetera, lo devi curare e basta. È una cosa molto bella. Quando è nato il primo bambino figlio di una mamma positiva, ovviamente era tutto nuovo anche per noi, incluso il non essere completamente certi di cosa potesse avere questo bambino e come potesse stare, motivo per cui l'abbiamo ricoverato in terapia intensiva subito dopo la nascita. Questo bambino stava benissimo, avevamo già studiato un po' la letteratura, non c'è controindicazione al fatto che possa stare con la sua mamma in camera. Tutti bardati come degli astronauti, la signora nella sua camera bardata come un astronauta, noi siamo entrati e la signora ci fa: ma siete ancora i dottori? Mi hanno appena visitata. E noi: no signora, non siamo ginecologi, siamo i pediatri, le abbiamo portato un pacchettino e abbiamo tirato dentro la culla col bambino. Ovviamente è scoppiata a piangere perché non se l'aspettava, pensava che glielo sequestrassimo, essendo il primo bambino nato in Italia con il coronavirus. Noi diciamo sempre: signora, quando crescerà glielo racconterete, perché in effetti non è una roba tanto normale. La gente non è in guerra, noi in effetti parliamo non da gente ma da medici. Io avevo mio padre che mi raccontava della seconda guerra mondiale, essere sfollati in campagna, fermi, il dover andare a fare la fila con il bigliettino per andare a prendere da mangiare, ti chiamano in urgenza, devi creare un posto e una notte nel delirio ho attaccato un ventilatore a una ciabatta. Chi non ha il lavoro lo perde o lo perderà, quello è il grosso problema anche, ma chi si lamenta della noia o la mancanza di libertà è veramente proprio in fondo alla scala, secondo me. Ogni tanto tira fuori le cose brutte anche dalla gente, sì, cioè io prendo 9 kg di pasta e quello dopo di te, dateci una mano affinché duri il meno possibile, che non vuol dire mollare del tutto adesso, ma neanche allentare, se no non ne usciamo più. Abbiate il coraggio di fare la scelta giusta. Grazie mille.